Buongiorno a tutti quanti. Oggi un po' di novità. Intanto devo ringraziare veramente tanto Elisabeth Occhi perché mi ha ridimensionato il pennellino, in più facendo anche questa base qua, e adesso veramente la ciotola e la adoro. Passione rasatura con il mio pennellino come tappo, quindi acqua calda da appoggiare il pennello. Proviamo ciuffo o Umo 5 quinta generazione, 5TH, 5G, trovate quello più costoso della Umo. Secondo me grandissimo ciuffo. Tra l'altro dubbio che sia quello montato sul nuovo Omega Evo, però qua non si hanno informazioni. Qua lo avete già visto, il manico, che tra l'altro purtroppo un'altra volta mi si sta togliendo un po' il lucido intorno, quindi lo ripasserò io che ho una vernice lucida, perché sennò così il legno non dura purtroppo. E vabbè, dai. Dopodiché, come sapone, restiamo in territorio italiano. Proviamo un sapone italiano, molto artigianale, insomma, fatto da una piccola azienda che si chiama Terra Italica. Eccolo qua. Terra Italica. Questo è calendula e rosa moschita, con oli essenziali di eucalipto e menta piperita. Dopo ce n'è un altro che invece contiene lo zafferano ed è un'altra profumazione. Sono tutte e due profumazioni floreali, molto, si sentono bene, molto spinte, molto piacevoli, dico la verità. Vediamo come funziona, dai. Come rasoio, proviamo questo Yates Precision M e qualcosa, 921 se mi ricordo. Comunque c'è la piastra M, la piastra H, dovrebbe esserci una piastra più mild e una ancora più H, ancora più aggressiva. Questa è la H. Proverò anche la M. Allora, secondo me, siccome questo qua è un modello più vecchio, secondo me questo qua non è in acciaio. A me dà la sensazione che sia cromato, però è un modello che non fanno più. Secondo me sono passati dal cromato a fare la versione in acciaio. Allora, quello che ho io mio è piastra M ed è completamente in acciaio, machined, tanto che lo vorrò anche lucidare. Questo qua, anche al tatto e vederlo, secondo me è cromato, però è una versione che non fanno più. Questa è la piastra H, quindi più aggressiva. Vediamo come lavora. Per non sbagliare ci ho montato le mie tanto amate Münster Super Platinum, che purtroppo non si trovano più, finite. Anche su Stile Bazar, che era l'unico store che ne aveva in magazzino, le ha terminate, quindi basta, finite. Quelle che si trovano adesso col pacchetto bianco e rosso anche su Amazon sono praticamente delle Treat Platinum rimarchiate, no? Queste non si trovano più. E le teflonate sono un'altra cosa. Dopo, per carità, le lamette sono soggettive, quindi vanno provate, non è detto che magari tutti ci si trovino bene. Per me sono fantastiche, per altri no. Le lamette è la cosa, per fortuna, quella che costa meno, ma che è importante provare da sé. Vediamo come lavora sto saponetto. Un po' più curioso di vedere come lavora.
se si può sostenere il Made in Italy sempre e comunque, però giustamente se c'è da migliorare si migliora, come vale per tutti. Io penso così. La critica non deve essere per demonizzare un prodotto, ma se c'è deve essere per cercare di fare quei miglioramenti per dare magari un prodotto dopo che abbia anche più successo ancora, ecco, non sicuramente per screditare, come purtroppo molti vedono. Allora, un montaggio molto filante, molto compatto, molto lucido, molto piacevole, devo dire la verità. Forse ho preso anche troppo sapone. Profumazione esplode bene. La menta si sente, non dà fastidio, però si sente qua, bella fresca. Va bene, dai, come primo passaggio teniamo bello compatto, protettivo. Guardate che bello. E proviamo questo Yates, piastra H. Allora, sembra che abbia un angolo obbligato come il Blackland, però secondo me meno. E già così mi sta piacendo molto di più, cioè sto gestendo molto di più io. Qui la lama si sente, nel senso che sentite proprio la lama in viso. Qua non so come mai mi sono fatto un taglietto. È un passaggio che evitavo sempre di fare, però ogni volta che lo faccio mi faccio un ricordino. Forse è meglio che evito di farlo, perché da quando sono calato di peso mi è cambiato un po' anche in rasatura. Devo un attimino riprendere in mano il face mapping. Comunque niente di grave, può capitare. Anzi, era una vita che... ma veramente una vita che non mi facevo un taglietto. Però è colpa mia, è colpa mia 100%. Anzi, sapone bello scorrevole, piacevole in viso. Adesso vediamo come lavora nelle altre passate. Rasoio mi sta piacendo molto, nel senso che magari preferirò la M, perché questo qua, cioè la lama è proprio in viso, è bello importante. Però è anche vero che non mi dà quella sensazione di aggressività, ma più che altro di efficacia. Profumazione esplode bene, veramente si sente bella e importante.
Sulle H comunque si sente la lama, si sente bella, bella importante, però non lo sto sentendo aggressivo per ora. Lasciate stare qua l'errore mio, ma purtroppo ci sono dei passaggi che so che non devo fare, ma ogni tanto li faccio perché mi sembra di potercela fare, dopo so come va a finire. Perché sono dei passaggi più comodi, che magari mi danno il risultato prima, ma però purtroppo si vede che la mia faccia non me li perdona. Comunque sto saponetto, devo dire la verità, che se la sta giocando bene sia sulla profumazione, anche se l'altro mi piaceva ancora di più. Questo qua è proprio bello estivo, perché sentite il fresco, il floreale, e anche l'altro comunque è sempre un floreale, però l'altro è un po' più elegantino, c'è una profumazione un po' più ricercata, se non mi ricordo, ce l'ho qua, forse. Zafferano, questo è palma rosa e geranio bourbon, eccolo qua. Questo qua, la profumazione questo qua mi fa impazzire, però mi piacciono tutti e due, devo dire la verità, tutti e due. Questa ci sta, secondo me, quelle giornate calde, perché sentite il floreale, però la menta esce, cioè la menta piperita si fa sentire. Adesso vediamo come lavora. Non serve neanche annacquarlo troppo, perché comunque essendo composto a maggior parte di oli, in viso diciamo che c'ha tanta scorrevolezza. E per ora non so quanto aiuti anche il rasoio, perché comunque è efficace, non è male neanche come protezione, però ci la giochiamo adesso in contropelo. Ecco, per dire, se proprio devo scegliere un rasoio che con l'angolo ti aiuta, come questo, tra questo e Blackland io preferisco questo. Perché c'ha un po' l'angolo obbligato, vedete? Però non ti fa... cioè ti viene naturale e comunque ti dà una certa gestione da fare te. L'unica cosa che mi sento di dire è il sapone secondo me è ottimo, molto scorrevole, però secondo me manca un po' di protezione. Al di là del rasoio, che comunque vi ho detto, questo qua secondo me, la piastra H secondo me è un po' troppo, almeno per il mio viso, però
po' di red point che mi trovo in giro, cioè tutti questi oli ti danno una scorrevolezza fantastica, però vediamo se c'è qualche burro. C'è anche qualche burro, Butyrus Pen Parky Butter. Non lo so, forse addizionare anche un burretto in più. Non lo so. Ha un'ottima scorrevolezza. Adesso magari me lo riprovo con un rasoio che conosco bene, perché giudicare comunque un sapone con un rasoio che non conosco, tra l'altro con una piastra aggressiva, non è corretto secondo me. Quindi lo riproverò e magari in qualche altro video, anche per conto mio, in qualche altro video vi dirò con più precisione cosa ne penso. Perché comunque, vedete, c'è una buona profondità, il sapone c'ha una buona profondità, ha un'ottima scorrevolezza, è bello compatto, quindi può anche essere che per me sto rasoio qua con la piastra H sia troppo, perché comunque la lama in viso non mi dà fastidio. C'ho qualche micro red point, ma può essere anche proprio un discorso che per me sto rasoio è troppo. Adesso vediamo nei ritocchi se magari ho anche calcato troppo la mano o se come sono dato. Difatti non c'è più niente. Per me la piastra H è troppo. Perché infatti io sento che il sapone sta lavorando bene, quindi non me la sento in nessun modo di dir nulla al sapone, anche perché sono nei ritocchi che di solito, perfino qua era 41, qualche ritocco lo faccio e qui non c'ho più niente, quindi vuol dire che ha avuto una profondità di taglio per il mio viso è esagerata, troppo. Quindi sicuramente la piastra medium per il mio tipo di rasatura è più che sufficiente, perché chi ha una pelle un po' più resistente, guardate che roba, guardate come si ricrea il montaggio. No, veramente ben fatto, veramente un bel sapone. Guardate come si ricrea il montaggio anche solo con la mano. Bello compatto, bello, no, guarda, un bel sapone, devo dire la verità, un bel sapone, non costa neanche un'esagerazione, sono 200 grammi di sapone e vi devo dire che anche se è morbido, però è bello compatto, cioè non serve tantissimi giri per fare il montaggio, quindi no, lavora bene. Lavora bene, belle profumazioni, niente male, mi è piaciuto, io dico la verità, magari, ma proprio se uno vuole, forse magari dico io, è qualche olio in meno e un burro in più da bilanciare, dare ancora un po' più di protezione, però non mi sento di dar colpa della protezione al sapone in questo caso, perché secondo me il problema qui sono stato io e il rasoio, perché ritrovarmi, come vi ho detto, ai ritocchi praticamente col BBS assoluto e anche nelle zone più difficoltose, come vedete dove c'è il buco, cioè praticamente sono liscio in contropelo, significa che già in contropelo ha spazzato via tutto, c'è una profondità di taglio secondo me questa piastra H superiore anche a Blackbeard, quindi sicuramente ottimo rasoio, però voglio provare la piastra M che ho io,
più in là lo farò. Per me la H è troppo, è veramente troppo. Ok, ecco, questo ad esempio è un classico rasoio che chi dice mi voglio fare una passata alla mattina, facile, divertente, con buon risultato, questo qua tu fai un pelo, massimo un obliquo e puoi andare dove vuoi. Però se vuoi andare al BBS, quindi comunque portarti un bel contropelo e tutto, diventa un po' troppo secondo me la piastra H. Io penso che con le AM ci se la gioca benissimo senza passare dall'efficacia al un po' aggressivo, ecco. Il sapone, vi dico la verità, non avevo tutte queste aspettative. Era un po' dubbioso e invece, ragazzi miei, si è comportato bene. Il post rasatura è buono, sento la pelle tipo il velluto, quindi ha anche un bel post rasatura. Promosso, un bel sapone, un bel made in Italy, lavorato bene, mi piace, quindi complimenti, guardate su internet, lo trovate, Terra Italica, male se guardo il sito vi lascio il link, ha 2 profumazioni, questo e l'altro zafferano, perché no? Veramente, un bel sapone, non costa neanche esageratamente, bel sapone. Mi ha veramente lasciato una bella sensazione. Per finire, un bel floreale tabaccato Santa Maria del Fiore di Rasrock. Marco, mi sembra a me. Infatti, nonostante, vedete, quando, mi si può dire, e ora questo after qua è tanto alcolico, cioè sulla mia pelle delicata brucia di solito. Perché dico che il rasoio è una bomba e secondo me funziona bene anche il sapone? Perché anche avendo qualche red point non sento il bruciore dell'alcol. Ciò significa che anche se la rasatura è stata molto profonda e mi ha portato via qualche piccolo magari bruffoletto, qualche puntino in giro, cioè è stata comunque il limite della rasatura, quindi comunque io preferisco un cap minore, significa che il sapone ha lavorato bene e ha protetto la pelle. E difatti io irritazioni non ne ho. Ho qualche piccolissimo red point, ma non ho irritazioni. Questo è un bel risultato. Ne metto un altro po'. Profumazione che adoro. Sapone no. Sapone è di troppe generazioni fa. Mi dispiace, ma lo devono rivedere e rifare come si deve. Ma l'aftershave è una profumazione che... uno dei più buoni tabaccati che conosco, speciale veramente. Bene, allora, bel lavoro per Terra Italica, BBS assoluto raggiunto, qualche micro red point, questo taglietto che me lo sono proprio regalato io al 100%, proprio super colpa mia. Rasoio mi è piaciuto tanto. Per me meglio anche del Blackbird, proprio questo mi è piaciuto tanto, non devi stare là col rasoio così, mi dispiace, a me è una cosa che non sopporto, ha il suo angolo che devi mantenere, però è molto intuitivo, cioè ti fa lavorare comunque con un angolo abbastanza aperto da goderti la rasatura. Per me è un gap troppo, cioè questo è troppo, la piastra H per me è troppo aggressiva, per come vedo io la rasatura. Proveremo la M, quella secondo me potrebbe essere una gran... mi si può dire un gran rasoio con quella piastra là. Ciuffo o Umo G5, fantastico, cioè questo, il Body Brush NC3, che secondo me è quello dell'Omega Evo di prima, perché è identico praticamente. Questo tira un po' più sul morbidino, cioè punte un po' più morbide, comunque sempre un'ottima spina dorsale. Questo è sempre morbido, nel senso che non gratta, però si sente di più la setola, ok? Quindi fa un massaggio un po' più vigoroso, con barba di 2 giorni, già 2 o 3 giorni questo qua è fantastico, e tutti e due lavorano con prestazioni di assoluto livello. Terra Italica, bel sapone, complimenti, guardate. Bel sapone, protettivo, il giusto, ottimo, secondo me buona protezione, anche perché come vi ho detto, nonostante una rasatura super profonda,
non ho avuto assolutamente irritazioni in viso, quindi vuol dire che il sapone ha fatto veramente molto bene il suo lavoro. Mi ha stupito, avevo dei dubbi ma mi ha stupito. Guardate anche come non va via dalla mano, tu passi e lui fa proprio fatica, ti lascia sempre uno strato protettivo sulla mano, e quindi complimenti ai produttori. E provatelo ragazzi, provatelo perché ci sta, secondo me averlo a casa ci sta, quando avete voglia di una rasaturina fresca, estiva, floreale, e l'altro magari nel periodo mezza stagione inverno, quello del zafferano è una bomba. Ci stanno tutti e due, veramente bei saponi, 200 grammi, non mi ricordo, poco meno di 20 euro, che anche da un po' che ce l'ho lì. Provatelo perché merita, ma mi ha lasciato piacevolmente stupito. Ecco, ragazzi, vi saluto e vi auguro una buona giornata. Guardate che piallata, ragazzi. E vedete anche i micro red point che mi sono aperto, praticamente adesso qua è secco, però si sono già chiusi, cioè non perdono più sangue niente, quindi mi si è aperto qualche micro red point dovuto proprio da quel pelo di troppo per il mio viso e per la mia pelle molto delicata. Ma il rasoio di per sé una bomba, sapone ottimo, ciuffo fantastico. Ragazzi, gran rasatura. Ci vediamo alla prossima, bye bye.